Ciao a tutti, oggi vi mostro uno dei metodi che uso per fare la pizza. Procedimento per 4-5 pizze, trovate tutti gli ingredienti in descrizione. Versare l'acqua con il lievito sciolto tutta in una volta nella farina, mescolando fino ad assorbimento. Lavorare fino a che non c'è più farina sul fondo. Far riposare 20 minuti. Passato il tempo, preparare 150 ml acqua, 24 g sale e 12 g olio di semi. Riprendere l'impasto e cominciare a lavorare con un po' di sale, bagnando con un po' di acqua. Strizzare con le dita e continuare a lavorarlo strizzandolo solo con le mani, non di polso. Quando il banco è asciutto, aggiungere altra poca acqua. Continuare così, aggiungere a poco. L'impasto risulterà molto appiccicoso, potete ben vedere nel video. Sembrerà fastidioso, ma il risultato ne vale davvero la pena. Aiutatevi anche con delle spatole se serve. Unire poi l'altra metà del sale sciogliendolo con un po' d'acqua, continuando sempre a impastarlo, ma questa volta andate di polso, lavorandolo velocemente per far prendere aria all'impasto. Per 5 minuti coperta da una ciotola. Riprendere l'impasto e lavorare velocemente come se vi state scottando. Aggiungere poco per volta l'olio bagnandovi le mani per maneggiarlo, evitando di appiccicarsi. Oliate anche il banco se serve. Aggiungere l'olio ogni volta che ritenete necessario fino ad esaurimento. Stirare con le mani l'impasto aprendolo, ma non tirate troppo perché è già stressato. Formare una palla e far riposare 2 minuti. Lavorare un'ultima volta allargando e chiudendolo a palla. Oliate le mani un'ultima volta per aiutarvi a maneggiarlo. Prenderlo e passarlo in un contenitore oliato. Far riposare un'ora a temperatura ambiente e 20 ore in frigorifero. Dividere l'impasto, formare le palline 200 g, 250 g per una pizza di 30-35 cm, richiudere in un contenitore oliato e riposare altre 3-4 ore fino al raddoppio. Temperatura ambiente. Forno massima temperatura.
Per la stesa, infarinate il piano di lavoro e stendere solo con le dita, girare una volta e schiacciare sempre con le dita. Passare su pala, condire con polpa di pomodoro e condimenti a piacere. Se volete, io ve l'ho mostrato, potete anche usare un mattarello, come vi viene più comodo. Io ne ho fatte una salame, una tonno cipolla, poi funghi prosciutto, margherita, che poi condisco con crudité di rucola, pomodorini, grana a scaglie e per finire crema di aceto balsamico, la mia preferita. Solo una con pomodoro, che poi, per dare un po' di sapore in più, ho messo del basilico e filo di olio condito contenente aglio fresco. Infornate la vostra pizza senza mozzarella. Quando vedete che comincia a dorarsi il bordo, unite la mozzarella e passate nella parte bassa del forno, senza alcuna base, teglia, padellino, eccetera. Controllare spesso, quando ha preso il suo bel colorito, salire sopra un altro po', solo se serve, per dare un po' di colore in più alla mozzarella. Se avete un buon forno, ognuno conosce il proprio, non serve andare per gradi. Infornate la vostra pizza, già completa di mozzarella, servite ben calda e filante. Vi assicuro che è leggerissima. Io non mangio molto, ma ho quasi mangiato 2 pizze, per niente pesante ed è molto molto buona. Questo impasto è molto morbido, contiene poco lievito, il risultato è una pizza leggera, fragrante e deliziosa. Cari amici del gusto della cucina, se siete alla ricerca di ricette deliziose, consigli di cucina e un pizzico di creatività, il mio canale YouTube è il luogo perfetto per voi, con ricette semplici, veloci o sfiziose che variano dai primi al dolce. Ogni settimana condivido video ricette che spero vi faranno venire l'acquolina in bocca, spiegazioni passo passo e segreti per rendere ogni piatto un'opera d'arte culinaria. Ma ho bisogno del vostro aiuto per far crescere questa meravigliosa comunità di appassionati di cucina. Con un semplice gesto potete fare la differenza. Iscrivetevi al canale per non perdere nessuna delle mie nuove ricette e novità. Lasciate un mi piace se la ricetta vi ha conquistato. È un piccolo gesto che supporta molto il mio lavoro. Commentate sotto il video le vostre impressioni o domande. Adoro leggere e rispondere a tutti voi. Condividete i video con amici e familiari che, come voi, amano la cucina. La vostra partecipazione è il dolce più prezioso per me. Insieme possiamo creare un angolo di paradiso culinario su YouTube. Unitevi a me oggi e diventate parte della famiglia gastronomica. Grazie, ciao!